Che vista, eh? Sono in Egitto, nel Cairo. Dopo un abbondante pranzo egiziano mi do le forze con un caffè turco. Mi preparo ad esplorare più a fondo due mondi che si nascondono ai confini della città, realtà che si mischiano con tradizioni secolari e patrimoni architettonici unici al mondo. Sono arrivato ai piedi delle colline di Mokattam, vi ricorda qualcosa? Nei video precedenti mi sono addentrato nella cosiddetta Garbage City, un quartiere che oggi conta con la più grande ed efficiente rete di riciclaggio nel mondo. Ma questa è un'altra storia. Sono a pochi chilometri da Mokattam, è la necropoli musulmana più antica della città e dell'intera nazione. Oggi in questo cimitero ci vivono più di 500.000 di persone. Fondata 14 secoli fa nel cuore della città storica, risale solo agli anni 60 il vertiginoso aumento della popolazione dovuto all'ondata migratoria che portò molti abitanti delle campagne a trasferirsi al Cairo, a seguito dell'industrializzazione promossa dal presidente Nasser. Un luogo unico al mondo dove vita e morte convivono sotto lo stesso tetto. Hello. Hi. English? Yeah, we don't speak, no. Don't speak. No. La, yes, yes. Yes. What's inside? There. Yes. No, no. 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 Stavo aprendo delle tombe ma non ha voluto farmi vedere niente perché mi ha detto che solo i musulmani possono entrare e mi ha detto che appunto le persone vengono sepolte diversamente, tipo maschi da una parte, femmine dall'altra. Però niente, non mi ha lasciato proprio filmare niente. Nei funerali musulmani ci sono diversi fattori interessanti. Per esempio, il concetto di resurrezione è molto forte, tanto che la morte è sentita come un solo momento di passaggio e perciò pianto e disperazione esagerati sono mal visti in quanto testimonianza di poca fede in Dio. I tempi, la salma deve essere sepolta il prima possibile, solitamente entro le 24 ore, non è previsto un momento di cordoglio e di saluto al defunto prima della sepoltura. Il corpo deve essere lavato con acqua tiepida dai familiari più stretti dello stesso sesso, non usano una bara ma un velo dove si avvolge con veli di cotone 5 volte l'uomo e 3 volte la donna. Sono alla ricerca di qualcuno per vedere come si vive qui. Se notate, gran parte dei mausolei, oltre ad essere molto belli, sono letteralmente occupati da persone che ci hanno costruito casa loro. È qualcosa che non si vede da nessun'altra parte nel mondo. Il Cairo non era preparato ad accogliere l'ondata di migranti che arrivò negli anni 60, infatti molte persone finirono per vivere in questa zona, trasformando quello che era di fatto un cimitero urbano in una baraccopoli. Noto che le donne sono vestite completamente di nero, riesco a conoscerne una, mi offre del tè e nel frattempo arrivano familiari e amici. Mi invitano ad entrare in casa dove conosco Salah. Mona Tosca Fartis. Ah, nice. Di Mona Tosca. Ah. Mona. Elio. Elio? Elio. Aurelio, yes. This is Nageh. Ah, nice to meet you. Fatma. Fatma. Balf. Mona. Balf. Mona. Purtroppo non parlano in inglese, ma riusciamo a capirci traducendo con Google. Amen. English? بقول لك انا بتكلم انجليزي؟ بتكلم انجليزي؟ Noto che vivono in condizioni molto umili e anche se non capisco nulla di quello che mi dicono, cercano di farmi sentire a mio agio, offrendomi da mangiare e del tè. لا 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 نو 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 Hi. What is this? Allah? Allah. Oggi molte cose sono cambiate, sono migliorate. Nella città dei morti ci sono zone con acqua, corrente ed elettricità. What are you cooking here? خضروات فاصوليا Fasolia.
الموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون آية من ربه Very good. Yeah. It's what's the name in Arabic? Fasolia. Spanish? Frijoles. Terracoles. Frijoles. Ferrocoles. Frijoles. Si può erroneamente pensare che tutti coloro che vivono qui siano dei disperati senza un'alternativa possibile. In realtà, fin dai tempi della dominazione araba, dell'impero ottomano, ad oggi, per molte persone vivere accanto ai propri defunti è la scelta migliore, un probabile retaggio del tradizionale culto egiziano dei morti. Wow. Yeah. Cool. تعال انا خليك تعال اوكي. تعال اليو انا خليك تجيك زبوري. Salah mi porta a vedere alcune tombe, mi racconta che in questo cimitero sono sepolte molte persone di un certo livello come sultani, intellettuali, scienziati, teologi egiziani che vissero al Cairo. Good. Who is this? رفاع الطهطاوي قد عالم. برازيل Brazil. ارجنتينا. Oh. Yes. Who is this? الشيخ ابراهيم الفيومي. الازهر. لا عبد ربه. عبد ربه. Ci avete mai pensato come sarebbe vivere ogni giorno in mezzo a centinaia di tombe, uscire di casa e avere questo paesaggio davanti? È assurdo, c'è un'atmosfera incredibile, noto come il rumore della città qui è praticamente assente, c'è una calma inverosimile. اقعد جنب منى كده وحط ايدك على كتفها، اقعد جنبيها، ما هي زيك بالظبط، ما من سعيد، ما هو من اسيوط، الحاج بلف دي، جاي وراك اهو. روح وراها ماذا؟ دم يا بنتي ان شاء الله. خرم. سلم عليها ايمن، سلم على ده من عندكم من الانجيليه. والله ده من انجيلي. اديله التليفون. بص جابت خالتها منى والمصحف الشريف. يا بنت يا بنت احرق ما تشيل امي. اسمع الكلام، اديله التليفون ما تبقاش تخبط قدام. Mi chiedono se voglio rimanere a cena, ma questa volta devo rifiutare perché voglio esplorare qualcosa che mi incuriosisce da quando sono arrivato in queste zone, a pochi passi da qui. Ciao, bye bye. Devo andare esattamente là sopra. Attraverso l'autostrada che porta verso un quartiere conosciuto per essere il quartier generale dei Birdmen, gli uomini dei volatili. Vai. Addio. Che roba! È arrivato il momento di raccontarvi una delle esperienze più belle e strane mai vissute durante i miei viaggi, sempre qui a Mokattam. Riesco a conoscere un bambino, figlio di allevatori. English. English. Oh, nice. Nice.
tutto così scenico. Si tratta di una tradizione millenaria che sopravvive ancora prima dell'era dell'antico Egitto. Sono riuscito a conoscere gli allevatori dei piccioni del Cairo, proprio così. A differenza del pensiero comune che esiste nella cultura occidentale, nei paesi come l'Egitto, Marocco, Yemen e Siria, i piccioni sono visti come parte integrante della cultura e delle tradizioni locali, sia sportive che culinarie. Infatti si pensa che la carne di piccione sia pregiata e afrodisiaca. Per coloro che non la mangiano, invece, l'allevamento di questi volatili è una passione tramandata di generazione in generazione, che genera un giro d'affari estremamente proficuo. Hello. How are you? English? Elio. Elia? Elio. What's your name? Bro. Bro? Your? Bola. Bula. نطلع سوا؟ Yeah. تعال. You speak Arabic? No, no Arabic. Sorry. I genitori cercano di tramandare ai propri figli la maestria nell'addestrare centinaia di volatili a nascere, crescere, volare in gruppo per tutta la città e ritornare in quello che loro chiamano gheia, in arabo, dove sto salendo adesso, ovvero delle colombaie enormi di diversi colori che ormai fanno parte del paesaggio urbano riconoscibili a centinaia di metri di distanza. Oh, nice. Nice. Cioè, stiamo scherzando. A scendere vi dico già che non farò neanche un video perché mi sto già cagando addosso. Oh, pigeon. Ma dai, non posso credere che sto facendo una cosa del genere, giuro. Io soffro un botto di cortigini. Pensate che queste gheia vengono costruite completamente a mano, con un costo che varia dagli 8 ai $15.000. Let's go prima che mi... Allora, dovrò indovinare come vengono cacciati. Oh, sì. Pazzesco. È una cosa che non lo so. Veri. They do eggs. Sicuramente l'utilizzo preferito è quello nelle gare e nella caccia di massa degli uccelli liberati a centinaia nei cieli, eventi che suscitano sempre grande partecipazione ed entusiasmo del pubblico. How do you dig? Oh, nice. Use this or what? Ok, ho capito. Loro lo tirano da laggiù, lo tirano con questi cavi, guardate con la catena qua, e questi si alzano e prendono tutti i piccioni. Però non ho capito perché sono tutti liberi. Ma perché ritornano sempre nello stesso luogo? Perché nascono e crescono in un luogo che loro riconoscono come casa. Se andassero in un altro posto si sentirebbero estranei, perciò ritornano sempre. Raga, sono dei bambini che come lavoro fanno i cacciatori di piccioni. What's your name? Your name? Marman, yours? Min. Nice to meet you, man. Nice. Very nice, man. Thank you so much. Oh, look at them. Questi volatili sono in grado di coprire distanze di centinaia di chilometri e tra loro hanno una vastissima varietà di esemplari. Per questi motivi all'asta hanno un valore che parte da decine di dollari per arrivare a diverse migliaia per i più pregiati. Aurelio! Elio! Nice to meet you! Ad ogni tramonto ritornano qui, dove ogni sera si chiude una rete per tenerli al sicuro. Oh, nice! Oh, damn! Ogni allevatore riconosce i propri piccioni, ma succede anche che alcuni esemplari vengono catturati e rubati. Gli si tagliano alcune piume delle ali essenziali per volare e vengono tenuti nei nidi dove possono procreare per far nascere altri esemplari. Questo è uno dei motivi per cui si crea molta rivalità tra i diversi allevatori della zona.
Beautiful. Cioè questi vanno senza neanche guardare. Cioè, che cazzo. Wow, 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 wow. Raga, io sto per divertirci di un po'. E siamo qui. Cioè, parliamo. Vabbè che ho anche un telefono in mano. Il mio tempo qui è finito, viaggiare completamente da solo a volte comporta ritrovarmi circondato da persone che non capiscono e parlano la mia lingua, come in questi due casi, ma la curiosità da entrambe le parti crea un legame di interesse e fiducia che supera ogni ostacolo, e le esperienze come queste insegnano più di quanto si possa immaginare. D'ora in poi anche voi sapete che queste realtà esistono. Segui il mio canale e attiva la campanella, ci vediamo nella prossima avventura. He's so happy, right?